Adesso sì, sono davvero le ore decisive per Ademola Lookman all'Inter. Allora, amiche e amici interisti, ben ritrovati. Nuovo aggiornamento di calciomercato Inter nel giorno in cui l'Inter presenta una nuova offerta all'Atalanta per acquistare l'attaccante nigeriano. 43 milioni di euro di base fissa, titolo definitivo e non più prestito con obbligo di riscatto, più una serie di bonus, di cui alcuni facili da raggiungere per avvicinarsi a quella quota 50 milioni di euro che è la richiesta dell'Atalanta per Lookman. Questo pacchetto è, a quanto pare, da quello che abbiamo saputo, la nuova offerta che l'Inter sta presentando all'Atalanta tramite il presidente Marotta, che nella conferenza stampa di ieri, lo abbiamo analizzato insieme, si è messo molto in prima linea sull'operazione Lookman. Almeno a me ha dato l'impressione come se fosse una trattativa che stesse conducendo in primissima persona. Non so se anche voi avete avuto questa impressione qua, tant'è che c'era davvero grande attesa oggi per l'arrivo in Lega del presidente Marotta, dove il mio collega Giorgio Musso ha intercettato appunto Marotta con questo video che vi voglio condividere. Buongiorno Presidente, è sempre fiducioso per Lookman? Un sorriso, un breve cenno con la testa per il presidente Marotta alla domanda del mio collega Giorgio Musso. Bravissimo Giorgio a tentare il colpo con la domanda su Lookman. Pochissimi istanti dopo l'arrivo di Marotta è arrivato anche l'amministratore delegato Percassi dell'Atalanta, a ulteriore conferma del fatto che oggi è il giorno giusto per vedersi e portare avanti i discorsi. Tant'è che vari giornali si sono sbilanciati, vari giornalisti, anche esperti di mercato, si sono sbilanciati con grande ottimismo in questo momento, puntando anche su un nuovo indizio di mercato legato al fatto che l'Atalanta si starebbe muovendo proprio nelle ultime ore su Jonathan Rowe, un'ala sinistra del Marsiglia, quindi un giocatore che gioca nello stesso ruolo di Lookman con caratteristiche simili, e dunque sarebbe un ulteriore indizio a conferma dell'imminente cessione di Lookman. Mi permetto di far notare solo una cosa che secondo me in tanti stanno dimenticando, ovvero che diciamo l'Atalanta l'erede di Lookman lo ha già preso, o almeno ne stavo parlando con dei colleghi esperti di scouting e di Bergamo, alcuni colleghi di Bergamo che seguono da vicino l'Atalanta, e mi stanno dicendo che Juric sta lavorando tanto su Sulemana, Dino Sulemana, soprannome Dino che gli è stato dato, un colpo importante che ha fatto l'Atalanta proprio in previsione della sostituzione di Lookman, che l'Atalanta diciamo si stava già preparando ad ufficializzare, o comunque si stava già un po', non dico rassegnando a perderlo, ma sapeva che questa sarebbe stata l'estate della partenza di Lookman, e queste sono le ore decisive nella trattativa con l'Inter. Non so se questa nuova offerta che l'Inter sta presentando basterà, sinceramente, però intanto con questa mossa l'Inter di sicuro dimostra di fare ulteriormente sul serio, non che non lo facesse, ma dimostra veramente la seria intenzione di andare fino in fondo, o almeno, come preannunciato Marotta, di fare il massimo, ecco, e di avere entro 2 o 3 giorni, ormai 1 o 2 giorni, visto che un giorno è già passato, una risposta definitiva, cioè si vuole arrivare ad una conclusione in positivo o in negativo entro giovedì, venerdì sostanzialmente. Quindi Lookman all'Inter si fa entro venerdì oppure salta. Questa è un po' la sintesi brutale. Piccola opinione personale su questo argomento: le operazioni, ragazzi, possono saltare, le trattative possono saltare, gli acquisti non tutti vanno diciamo a buon segno, anzi altrimenti tante cose, ecco, tante operazioni, tante squadre avrebbero 40 giocatori, non tutti i colpi quindi si riescono a fare, però e quindi ecco, per me non è giusto fare eventualmente un dramma, parlare di fallimento quando non si riesce a prendere un giocatore, o parlare di figuraccia, non è mai giusto, però spingersi così avanti come ha fatto l'Inter e poi magari non chiudere per 3 o 4 milioni su un affare da 50 milioni più o meno per un giocatore che probabilmente ne vale anche 60 in realtà, e soprattutto rappresenta sulla carta l'elemento perfetto per andare in direzione di quello che vuole fare Chivu, ecco, non chiudere per 3 o 4 milioni sarebbe davvero un grosso peccato dal mio punto di vista, e mi ricorderebbe un po' anche i tempi in cui non sono stati messi quei 2 milioni circa a gennaio per andare a prendere Giroud ai tempi, non so se vi ricordate, e poi quella cosa l'abbiamo pagata carissima sulla nostra pelle, con la differenza che l'Inter, quando poteva prendere Giroud, era in difficoltà economiche, doveva stare molto attenta. Qui l'Inter è in una fase espansiva di investimento molto importante, quindi un piccolo strappo rispetto a quella che era anche la cifra iniziale su cui stavi ragionando, per andare a prendere il giocatore giusto che ti permette di fare nelle tue idee un salto di qualità, per me andrebbe fatto. Detto questo,
avanti con fiducia e ottimismo, comunque rimaniamo ottimisti su questa operazione e attendiamo gli sviluppi di queste ore. Vi aggiorneremo in diretta alle 19:30 con tutti i nostri contenuti, quindi clic sul tasto iscriviti, mi raccomando ragazzi, siamo ad un passo dai 90.000 iscritti, stiamo volando verso i 100.000, stiamo raggiungendo un numero di iscrizioni enormi in queste ore, quindi vi ringrazio per l'enorme supporto e vi ricordo di cliccare sul tasto iscriviti se non lo avete ancora fatto. Parallelamente al discorso Lookman va avanti anche il discorso Leoni, perché molti hanno interpretato le parole di Marotta in conferenza come una chiusura. Addirittura la Gazzetta dello Sport già dalla scorsa settimana dice che Leoni è stato scartato e non è più un obiettivo dell'Inter. A me, come dicevo, questa cosa non risulta. Per me l'Inter, anzi da quello che so, l'Inter è ancora pienamente in corsa per Leoni, ne ha riparlato di nuovo con gli agenti del giocatore e il messaggio che lancia Marotta io l'ho interpretato come un Leoni ci piace e lo vorremmo, ma non per i 40 milioni di euro che chiede il Parma. Questa è un po', secondo me, la sintesi del messaggio di Marotta. Quindi l'Inter tornerà alla carica per Leoni una volta chiusa la questione Lookman o alternativa di Lookman. Sempre dobbiamo tenere i condizionali aperti, chiaramente. E nel frattempo c'è un aggiornamento sul quotidiano La Repubblica che dice che il Parma si sarebbe arreso alla cessione di Leoni in questa finestra di mercato e quindi avrebbe ormai deciso di privarsi del giocatore. E ancora di più, attenzione, la valutazione non sarebbe di 40 milioni ma di 35 e sarebbe anche disposta ad accettare delle contropartite. Quindi questa è un'apertura veramente grossa che riporta La Repubblica, appunto. Attenzione quindi anche a quel Sebastiano Esposito che può fare veramente comodo al Parma dopo l'infortunio di Ondrejka, anche se su Esposito c'è il Cagliari molto forte in questo momento, però attenzione che a queste nuove condizioni si aprono degli spiragli decisamente molto più interessanti per l'Inter, soprattutto dopo anche la grande investitura di Chivu che diciamo che Leoni lo vorrebbe ben volentieri, visto come ne ha parlato nella conferenza stampa. Lookman, Leoni, il mercato però potrebbe, anzi molto probabilmente non è finito qua per l'Inter, perché c'è sicuramente la questione cessioni da tenere aperta, fermo restando, anzi, piccola precisazione, non ho detto che arrivano con certezza Lookman e Leoni, quindi dicevo, oltre alle questioni Lookman e Leoni ci sono altre questioni da affrontare, specifico, se no qua altrimenti si accende subito la chat e non solo. Le cessioni, ci sono quelle pianificate, chiaramente, da Taremi, Aslani e Palacios, ci sono poi quelle in stand-by o che potremmo definire di opportunità. Per esempio, la questione Dumfries rimane lì, però ha la clausola in scadenza tra poche ore ormai, visto che scade il 31 luglio e al momento non ci sono aggiornamenti all'orizzonte sulla questione Dumfries. La questione Çalhanoğlu, anche qua, al momento sembra tutto ricucito, sembra tutto ok, tutto in ordine, però io voglio vedere che cosa succede se dovesse arrivare un'offerta, ma per il momento diamo tutto per definito, chiuso e ricucito. Ci sono soprattutto due nomi però da tenere d'occhio, uno in difesa dove su Bissac non ci sono all'orizzonte delle offerte altissime e per me, come vi dicevo, è fuori dal mercato, mentre Pavard è da tenere d'occhio. Ve ne ho parlato la scorsa settimana. Ho sentito poco fa anche sul canale di Fabrizio Romano che confermavano quello che vi dicevo, ovvero che in caso di buona offerta l'Inter valuta la partenza di Pavard. E a centrocampo attenzione invece alla situazione di Zielinski, oltre a quella di Aslani, perché Zielinski ha un ingaggio pesante. Sulla carta stavamo facendo dei ragionamenti, non so se è un giocatore un pochino fuori contesto, nel senso che se si va sempre più verso il 3-4-2-1, l'Inter di soluzioni offensive, in caso di arrivo anche di Lookman, ne avrebbe tante, e anche nei due sottopunta dove Zielinski secondo me sarebbe un pochino più a suo agio, l'Inter ha tanti giocatori, quindi ha senso tenersi un giocatore così costoso in più, mentre al centro per giocare in una mediana a 2 o anche a 3 dopo i problemi che ha avuto l'anno scorso, forse all'Inter manca un po' più un giocatore con caratteristiche difensive, potrebbe essere più funzionale all'idea di Chivu che vuole alternare il centrocampo a 3 a quello a 2. Frendrup, in questo senso, io ve ne parlo da gennaio scorso, addirittura dal mercato di gennaio, se vi ricordate, sembra molto in alto nel gradimento dell'Inter, di nuovo in questo momento, e la Gazzetta dello Sport parla anche di Mandela Keita del Parma come alternativa a Frendrup, come nuovo colpo in caso di partenza di Zielinski per raggiungere quelle caratteristiche lì in mezzo. Certo che, ecco, stavo pensando se l'Inter dovesse fare Bonni già preso, Leoni e Keita, un triplo colpo dal Parma sarebbe abbastanza clamoroso come operazione. Occhio però anche al canale con il Genoa, perché oltre a Frendrup, che
da quello che so io si prende con meno di 20 milioni ed è uno dei migliori interditori della Serie A degli ultimi anni. C'è anche il canale aperto per De Winter, che è un nome che piace all'Inter veramente. Anche nella newsletter di venerdì scorso, vi ricordate cosa vi ho scritto nella newsletter e che vi avevo detto anche la settimana scorsa? L'Inter, De Winter, all'Inter De Winter piace, è un gioco di parole che ci confonde, ma piace più come rinforzo non da centrale ma da terzo, da braccetto di destra, e quindi anche questa cosa si incastra con la notizia di un Inter che valuta delle offerte più per Pavard a meno di offerte mostruose o molto alte per Jan Bissek. Quindi Lookman, la priorità di queste ore. Ci saranno sviluppi di cui vi parleremo nelle prossime dirette alle 19:30. Vi aspettiamo. Leoni a ruota, un'altra pista che rimane calda e aperta, poi le cessioni da cui possono dipendere dei nuovi arrivi che l'Inter sarà pronta eventualmente a cogliere e ad approfondire. Fatemi sapere che ne pensate di queste notizie, quanto siete gasati oppure no per questa operazione Lookman. Fatemi sapere un po' le vostre sensazioni, così leggo i vostri commenti alle 19:30 e datemi un parere anche su Zelinski. Secondo voi è fuori contesto in questa nuova Inter oppure è giusto dargli un'altra chance? Scrivetemelo perché potrebbe essere un bel tema da sviluppare nella live delle 19:30. Vi aspetto anche nel club di Passione Inter, dove ieri sera c'è stata una gran bella chiacchierata con ci sono stati nuovi soci che si sono aggregati nella chiamata delle 22, quindi è un bel momento per entrare a far parte del club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Vi lascio con un altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.